Buongiorno e ben trovati. Nel video di oggi vi faccio vedere un estratto di una serie di video che abbiamo avuto l'onore di fare insieme a un personaggio che per noi è molto importante, Livio Magni. Sicuramente qualcuno di voi me l'avrà già sentito nominare, soprattutto quelli che hanno fatto corsi con me. È colui che ci gestisce tutta la parte dell'alimentazione dei nostri cavalli. È un professore dell'Università di Pisa che ormai da anni si prende cura dei nostri cavalli, ma non solamente dei nostri cavalli, lui gira per tutta l'Italia, va all'estero, è molto conosciuto nell'ambito dell'alimentazione dei cavalli e è una persona veramente di grandissima esperienza, che sono sicuro che molti di voi troveranno veramente molto interessante ascoltare. Ma perché vi faccio vedere questo estratto? Di cosa consiste? Cioè l'estratto di cosa? Facciamo un passo indietro. Un anno e mezzo fa ho cominciato a avere tutta una serie di input, di segnali, di messaggi da parte di molti di voi purtroppo, che mi dicevano che non riuscivano ad abbonarsi attraverso YouTube e che avevano problemi poi di vario genere, no? Qualcheduno pagava ma non riusciva a vedere video, qualchedun altro non gli faceva vedere proprio il link abbonamento e via e via. Tutta una serie di cose che chiaramente io non potevo gestire, non posso gestire, perché si tratta di una situazione, di una cosa che gestisce in toto YouTube. YouTube mi dà la possibilità di mettere questi video, ma poi tutto il resto è gestito da YouTube. Per cui se, come qualcuno di voi che mi sta ascoltando in questo momento saprà, se ha un problema sul pagamento piuttosto che qualsiasi altra cosa di qualsiasi altro genere, ovviamente legato all'amministrazione del canale, io non posso farci nulla. Allora insieme a mia moglie abbiamo deciso di creare una nuova piattaforma, ok, che si chiama esattamente come il mio sito, quindi è Matteoni Horsemanship, invece che .com, come è il mio sito, si chiama .club, e all'interno di questo sito web voi troverete tutta la parte relativa all'Horseman Apprentice, cioè praticamente tutti i video che attualmente trovate nella sezione abbonati del mio canale, la trovate anche lì. Quindi coloro che vogliono iscriversi al canale e non lo possano fare o non lo vogliono fare, non gli interessa farlo sul canale YouTube, a questo punto possono tranquillamente andare dentro matteonihorsemanship.club, entrano dentro, poi dopo seguono, c'è scritto, c'è tutto spiegato perfettamente nella prima pagina, e da lì possono abbonarsi alla sezione che visualizza tutti i video che attualmente sono anche dalla parte di là. In questo momento sono gli stessi, vengono caricati sia di qui che di là, non c'è differenza. Una cosa di differenza c'è, che è quella che dentro il sito web, dentro il .club, trovate la possibilità di fare delle ricerche. Quindi se voi avete bisogno di ricercare all'interno dei contenuti riservati alcuni video in cui parlo di alcune cose, magari vi ricordate qualcosa di cui ho parlato, oppure qualcosa che ho messo nel titolo o nella descrizione, potete, attraverso un campo di ricerca che lo trovate lì a fianco di tutte le pagine, quindi non potete sbagliare, potete, scrivendo quello, essere portati alla lista dove ci sono tutti i video che parlano di quella cosa, o comunque che quella parola chiave è all'interno del titolo o della descrizione. Insomma, funziona alla stessa maniera di come tutte le ricerche funzionano. E cosa ci incastra questo con l'estratto del video che fra un attimo vi farò vedere? All'interno di quella piattaforma lì, quindi appunto del matteonihorsemanship.club, trovate in questo momento un corso fatto insieme, in collaborazione con Livio Magni, dove ci sono spiegate in maniera veramente basica tutte le cose necessarie da sapere per poter tenere il cavallo sotto una alimentazione corretta. Sono varie lezioni, ok? Sono diverse ore, a noi ci ha richiesto diversi giorni, l'abbiamo fatto in più volte, e si parte proprio dalle basi.
da quelli che sono gli alimenti, da quella che è la scheda alimentare, da come funziona la digestione del cavallo e perché è così importante saperla, fino poi ad arrivare proprio all'atto pratico, cioè andiamo a prendere dei cavalli, andiamo a prendere il cavallo vecchio, andiamo a prendere il puledro, andiamo a prendere il cavallo normale, diciamo di un'età media, e andiamo a vedere come si fa a capire se il cavallo è grasso oppure no, cosa è il body score, come funziona appunto anche a colpo d'occhio capire se il cavallo va alimentato di più o di meno, oppure va tolto il mangime piuttosto per lasciare quello che è solo l'alimentazione di base, che è il fieno, no? Quindi è veramente molto 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 interessante, e quello lo potete acquistare per conto suo, nel senso c'è la parte dell'abbonati e quella lì costa alla stessa maniera di quello che costa su YouTube, non è cambiato di una virgola, è un altro abbonamento che potete fare tranquillamente tramite PayPal o carta di credito alla stessa maniera, e entrate dentro quei contenuti lì. Poi se volete comprare invece il corso dell'alimentazione, sempre sulla stessa piattaforma, quindi sempre su matteoneorsoci.club, entrate dentro il corso alimentazione e lì lo potete acquistare separatamente, e quello l'acquistate in blocco, cioè una volta che l'avete acquistato potete entrare e guardarvi tutte le lezioni che ci sono di tutti gli argomenti che abbiamo trattato. Questo è solo l'inizio, perché ci sono già 2 altri corsi in produzione in questo momento. Non vi dico ancora di cosa parleremo all'interno di questi corsi, ma sono veramente estremamente importanti, anche perché anche in questo caso sono stati fatti con 2 professionisti del settore veramente con una grandissima esperienza. Detto questo, e mi sembra di aver detto abbastanza, vi lascio diciamo all'estratto di una delle tante lezioni che abbiamo fatto con il professor Magni, e vi aspetto nei commenti per farmi sapere cosa ne pensate di questa iniziativa, cosa ne pensate di questa parte, e se avete poi delle domande specifiche me le potete fare qui. Vi ricordo inoltre che prossimamente, non ho ancora deciso la data, ma comunque diciamo si tratta dei prossimi giorni, farò anche una live. All'interno della live invece vedrò se riesco anche a far partecipare alla live anche il professor Magni, in modo che potrete, magari se qualcuno di voi ha già acquistato il corso, se l'hai già guardato, potrete andare a fare subito delle domande direttamente anche a lui. Insomma, questa è in fase di organizzazione, però ve la do un po' così come notizia, poi tanto ci risentiamo più avanti. E per finire la cosa vi ricordo di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, e eventualmente se siete interessati ai miei corsi andate su matteoneorsoci, questa volta .com, non .club, dove lì ci trovate tutti i corsi. Sono già in programma tutti i corsi del 2023, ne manca veramente 7-8, non di più, ci sono già tutte le date fino a autunno 2023, quindi andate lì, trovate tutto, trovate le informazioni che vi servono, e poi valutate voi se è il caso, se ne avete voglia, magari ci vediamo di persona a qualche corso. Adesso vi lascio con il video. Livio, ora è quasi l'ora di merenda, no? Per esempio, a me sembrerebbe una bella schiacciata. Ma te cosa ne pensi dalla schiacciata a cavalli, visto e considerato che tante volte si vede da queste vagonate di pane? È vero, in 30 anni ne ho viste di tutto e di più. Allora, uno dice, vabbè, ma la schiacciata, il pane è fatto con la farina dei cereali, a parte che sono lavorazioni industriali, tendenzialmente sono farine, come ho detto prima, che vengono dal frumento, quindi normalmente frumento tenero. Il frumento, quando si parlava prima dell'avena, dell'amido che viene assimilato prima rispetto all'orzo e al mais, ha la caratteristica ottimale per noi perché è panificabile molto, cioè quindi tende con l'acqua le proteine ad assumere le forme che gli diamo noi. Il problema invece per il nostro cavallo è che quando lo mangia tendenzialmente forma delle miscele che scorrono poco, forma degli appallotolamenti, proprio perché sono le caratteristiche, cioè praticamente viene quasi una panificazione all'interno dell'apparato digerente del cavallo, perché sono le caratteristiche dell'amido dei frumenti. Quindi già per principio dare un qualcosa che è stato fatto con la farina di frumento non è cosa buona e giusta.
puoi darlo perché comunque magari un panino lo mangia, un pezzettino lo mangia, non è un problema. Su un soggetto di 4, 5, 600 kg non è un problema. Il problema diventa quando ho l'abitudine di fornire proprio, riempire la mangiatoia di pane, di avanzi della panetteria, perché magari sono un panettiere o il cavallo, c'ho lo zio panettiere, quello che ti pare, e vengo con questo, perché alla lunga puoi provocare dei dismicrobismi, possono provocare delle coliche gassose, proprio perché non è l'alimento principale adatto a un sistema digestivo come quello del cavallo. Alle volte sono troppo ricchi di sale, alle volte sono molto imbevuti d'olio, alle volte meno, cioè sono un alimento che è contro quello che è il naturale processo digestivo del cavallo. L'altra abitudine è quella, per esempio, della frutta. Alle volte riempio la mangiatoia di mele perché il cavallo garba le mele. È vero, una mela, 2 mele si possono anche dare, ma non a chili, perché lo zucchero contenuto, che siamo attorno a 10, 12, 13% della mela, è uno zucchero altamente fermentescibile, è fruttosio. Di conseguenza nel sistema digestivo del cavallo questa massa di zuccheri altamente fermentescibili provocano poi delle alterazioni. Quindi le 2-3 mele messe lì così può anche andare, però stiamo attenti a questa tipologia di errori. Per quanto riguarda invece la parte opposta dell'ortolano, diciamo, tutto ciò che è foglia verde, foglia larga, quindi cicoria, quindi tende un po' ad assimilare quello che il cavallo potrebbe trovare nel pascolo, quindi si può anche dare. È chiaro che devo sapere la fonte da dove viene, deve essere magari non proprio uno scarto che sta già fermentando. L'insalata la mangia volentieri, ripeto, va bene, che poi comunque è un alimento che ha l'80-85% di acqua, quindi quando gli riempie la mangiatoia con un chilo di verdure eccetera eccetera, alla fine è come se stesse a pascolare 10 minuti. Però il problema delle verdure mi dicevi che è facile che fermentino. Esatto, stare attenzione appunto che non perché sono regalate bene le do uguali, perché certe verdure poi cominciano ad avere dei problemi anche di fermentazione all'interno. Quindi vado nell'orto, prendo la roba, pulisco, butto lì, sì. È possibile che magari non gli faccia proprio così tutto bene. Oddio, finché è fresca e dice la posso mangiare anch'io, va bene, nel senso, poi magari trovi gli scarti dell'ortolano perché a livello poi di presentazione non sono ottimali, però sono valide lo stesso. Ripeto, stare attenti che ci siano, non ci sia magari troppa terra, ecco, alle volte magari vado nell'orto, appunto lo prendo, c'è dentro la terra, oppure magari, attenzione, se ho trattato con anticritogamici, di queste cose, che è chiaro nel chilo che gli do non succede nulla, però il dannoso non è tanto l'acuto quel giorno lì, a meno che do un veleno, ma è il cronico, cioè giorno dopo giorno queste quantità di elementi che possono essere tossici possono creare dei problemi. L'altra cosa, sempre rimanendo nel discorso orto, le carote, che sono l'88% di acqua, 85-88% di acqua, vanno benissimo. Purtroppo sento girare delle voci in giro che dicono che le carote fanno venire la laminite. Questo purtroppo fa parte di una cosiddetta ignoranza che c'è sull'alimentazione, perché non si sa alle volte bene, o per sentito dire, l'esempio banale che ho detto all'inizio, se tu dici la biada è l'avena, quindi non è che è un'altra cosa, le carote, io lo so come, ma comunque gira la voce che fa venire la laminite. Ora tutti i cavalli da corsa avrebbero la laminite, però 1 chilo, 1,5 kg buono di carote al giorno le puoi dare tranquillamente. Bene, siamo di nuovo tornati qua, spero che il video sia stato piacevole da seguire e interessante da ascoltare, e vi rinnovo ancora l'invito a sentirci nei commenti. Datemi il vostro feedback e noi ci vediamo nel prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again.